Ciao, benvenuto in questo nuovo video che tratta di come scegliere gli scarponi da alpinismo. Un piccolo stacco musicale e iniziamo subito. Bene, nello specifico trattiamo di scarponi per salire in vetta al Monte Bianco, ma questo video è interessante per tutte quelle persone che vanno in montagna, perché come diceva il mio vecchio nonno è meglio avere un paio di scarponi buoni invece di 2 paia di scarponi scadenti, e soprattutto degli scarponi da utilizzare sempre nei campi, a cercare funghi eccetera. E sembra che le principali ditte che producono scarponi abbiano ascoltato i consigli di mio nonno. Ho contattato le 3 ditte praticamente per me top nella produzione di scarponi di alpinismo. Mi hanno risposto tutte e 3 e vedrete che ci sono delle sorprese perché usciamo fuori dai soliti canoni tradizionali. Ora ti leggo le mail che ho inviato. Chiedo gentilmente un consiglio su scarponi alpinistici per il Castole e per il Monte Bianco, via normale italiana. In entrambi i casi abbiamo un avvicinamento ai rispettivi rifugi Quintino Selma e Gonella che uno scarpone troppo strutturato renderebbe pesante. Nella seconda parte della salita invece serve uno scarpone alpinistico a tutti gli effetti. Avete una via di mezzo, un compromesso che può essere utilizzato su tutta la salita? Praticamente, come diceva il mio nonno, sto cercando uno scarpone da utilizzare sempre. Estivo, cioè che mi permette di salire in cima al Monte Bianco in estate, ma anche abbastanza leggero per affrontare i lunghi avvicinamenti come descritto nelle mail. Qui si apre un confronto, è importante la tua opinione, commenta qui sotto. Tu che scarponi usi? Come ti trovi? Per esempio c'è Federico, Cristiano, Marco, che tengo a salutare, che hanno già commentato nel passato la loro esperienza per quanto riguarda gli scarponi. Trovo veramente utile questo confronto, un po' come se fosse in montagna e si cominciasse a parlare appunto te che scarponi, come ti trovi con quegli scarponi eccetera, no? Ora ti leggo la risposta delle 3 ditte. Ma che scarpe mi avranno proposto? Vedrai che ci sono delle sorprese perché usciamo fuori, come ho detto prima, dai soliti modelli. Partiamo da scarpa. In base alle caratteristiche, va bene, le ringraziamo per averci contattato. In base alle caratteristiche elencate le consigliamo i seguenti modelli di scarponcino. Il primo è questo, per un alpinismo estivo. Si tratta del Triolet. Ho già fatto una recensione su questo scarponcino che puoi vedere nei miei recenti video. Per una cosa un pochino più strutturata, dato che si parla anche del Monte Bianco, hanno proposto il Manta Tech GTX. Uno scarpone linea Mont Blanc, alpinismo con focus arrampicata. Uno scarpone che riesce a dare il giusto sostegno anche su piccoli appoggi, per appunto vi faccio vedere il design del battistrada, con zona di spinta, zona di frenata e zona di massima aderenza. Per quanto riguarda invece Saleva, che mi ha risposto, una risposta che mi piace molto perché invece di usare le consigliamo, mi dice ti consiglierei la Rapace, uno scarpone di cui abbiamo già parlato nei recenti video, e se hai esperienza con questo scarpone ti invito a commentare. O, qualora desiderassi qualcosa di più strutturato, la Raven 3. Dovessi avere ulteriori dubbi in merito, non esitare a chiedere. Saluti dalle Dolomiti. Ho visto anche nei commenti passati che la caratteristica principale degli scarponi di Saleva che piace è il sistema Saleva 3F, che si traduce in flessibilità, supporto al tallone e una calzata precisa senza vesciche da subito. E lo conferma anche Sara. Questi sono i suoi scarponcini Mountain Trainer. Questo è il sistema 3F e da subito si è trovata bene. Inoltre la Climbing Lacing, che sta diventando di moda, e la 3D Lacing permettono di avvolgerti perfettamente il piede. Ci sono altre caratteristiche, cioè si sta parlando di scarponi molto tecnici, cioè bisognerebbe avere delle ore per parlare di questi scarponi. Se fosse insieme in un rifugio davanti a un piatto caldo sicuramente sarebbe meglio per parlare di queste cose.
Chissà, un giorno ci incontreremo. Ora vediamo l'ultima risposta della sportiva. La sportiva risponde con un modello, a mio avviso, veramente un po' rivoluzionario. Equilibrium Top GTX. Costa un pochino di più rispetto ai modelli che abbiamo visto prima, ma pesa meno, solamente 650 grammi. Quindi avrai una piuma sotto i piedi, una perfetta mobilità della caviglia grazie allo snodo direzionale 3D Flex System Evo. Riconoscibili per la loro ghetta esterna idrorepellente che, unita alla membrana interna in Gore-Tex, permette al sudore di uscire ma non all'acqua di entrare. La lacciatura integra il sistema BOA Fit System preciso e veloce. La geometria a doppio tassello posteriore molto pronunciato aumenta l'effetto frenante in discesa e permette una rullata più fluida, riducendo l'affaticamento muscolare. Chissà cosa direbbe mio nonno se vedrebbe questi scarponi. Bene, infine la cosa che accomuna questi scarponi è che tutti e tre sono ramponabili con ramponi semi-automatici. Spero che questo video ti sia stato utile, ti invito a iscriverti al canale, di cliccare sulla campanellina per ricevere la notifica dei prossimi video e di lasciare un bel commento. Questo video può diventare veramente utile con la tua esperienza. Un saluto, a presto, buona montagna a tutti!